Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, pesci, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di gennaio 2023. Ne approfitto per fare gli auguri per un inizio di anno splendido. Wow! Abbiamo gli amanti, amici dei pesci. Bene, si prospetta un periodo in equilibrio e direi anche pieno di amore. La carta degli amanti è una carta anche di amor proprio, e non necessariamente deve essere un amore, diciamo, di coppia, ma per molti sì, si tratta di una relazione che inizia probabilmente. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non vibri tutto con voi. Semplicemente prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un'email, scusate, ad un video che spiega come mettere insieme il significato di diversi oroscopi. Trovate il mio indirizzo email perché penso più veloce di quello che la lingua possa parlare. E sempre nella descrizione del video trovate anche il link al video del corso di tarocchi di livello intermedio che inizierà più o meno fine gennaio, inizio febbraio. La data, diciamo, limite per l'iscrizione è il 15 di gennaio e in quel video spiego il programma del corso e le modalità di svolgimento. Poi, se avete bisogno di maggiori informazioni, potete sempre scrivermi una mail. Bene, allora iniziamo con un 10 di spade, un 3 di pentacoli, poi abbiamo un 4 di coppe, un asso di spade, la carta dell'eremita, un 2 di spade al contrario e la carta della giustizia, ragazzi. Allora, devo dire che qui si inizia con un 10, quindi si parla di una chiusura di un ciclo e dell'inizio di un ciclo nuovo. Diciamo che magari avete lasciato il 2022 alle vostre spalle e qui con questo 3 di pentacoli si parla di nuovi progetti, di nuovi incontri anche, di nuove idee. Ho come la sensazione che ci sia la volontà di costruire qualcosa. Per qualcuno potrebbe anche far riferimento ad una casa, ok? Abbiamo poi anche un 4 di coppe e il 4 di coppe è una carta un po' statica, ragazzi. La vostra energia è quella di aspettare qualche movimento dall'esterno, mi verrebbe da dire. Difatti abbiamo anche questo asso di spade che è in centro lettura e qui vi dico che potrebbe far riferimento alla necessità di lasciare indietro qualcosa. Qui avete un 10 di spade e qui avete un asso di spade. È una questione legata alla mente. Normalmente quando ci sono le spade è una carta di sofferenza, ma è una sofferenza mentale, è qualche cosa che crea la mente, ok? E qui con l'asso di spade può essere o che non abbiate abbastanza chiare delle cose, o che semplicemente ci sia una verità da comunicare, una verità che deve venire a galla. E con l'eremita vi dico che potrebbe essere la vostra verità, nel senso che qui questo periodo di staticità di cui ci parla il 4 di coppe lo rivedo un pochettino con la carta dell'eremita perché è un momento dove andate all'interno. È una carta di solitudine, l'eremita, però vi dà la possibilità di uscire dal dubbio, mi verrebbe da dire. E qui la stesa finisce con la carta della giustizia, che normalmente parla di contratti. Quindi per qualcuno qui si tratta di regolarizzare, di mettere in equilibrio una certa situazione o una certa relazione. Per qualcuno fa riferimento ad una casa, ma lo andiamo a vedere dopo con i mini tarocchi. E qui nella seconda parte del periodo, ragazzi, è un po' come ascoltare di più voi stessi. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Io intanto vi ricordo che
Le letture del 2023 sono già online e trovate tutto nelle playlist del canale. Allora, abbiamo il 9 di spade e il cavaliere di spade, 9 e 10 di spade. Suppongo che sia stato una questione, diciamo, un po' fuori dalle righe, quella che vi ha creato questo tipo di pensieri, questo tipo di sofferenza. Non lo so, sento che è come se fosse una cosa poco comune. Per qualcuno il cavaliere di spade rappresenta una persona e probabilmente proprio la persona che vi dovete lasciare indietro per, scusate, per ricostruire qualcosa. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli, 2 di spade nuovamente e un re di pentacoli. Allora, qui fa riferimento o all'iniziare un progetto con questo re o, ragazzi, il re potrebbe rappresentare una persona che, diciamo, piano piano vi potrebbe guidare fuori da questi dubbi del 2 di spade. Il 2 di spade molte volte parla anche di un bivio, quindi di una scelta che siete, che dovete fare probabilmente. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un 10 di spade, wow, wow, un 10 di spade nuovamente, un cavaliere di coppe, un 10 di coppe e un 4 di coppe al contrario. Allora, ha a che fare con una sorta di stabilità di casa, come vi dicevo all'inizio, c'è un 10 di coppe, io sento che qualcuno ha voglia di qualche cosa probabilmente di un po' più stabile, ma qui avendo il cavaliere di coppe al contrario e il 4 di coppe al contrario, è come se questa offerta, questa proposta, questo andare avanti all'interno della relazione non arrivasse. Ma c'è un ciclo da chiudere qui, c'è prima qualche cosa da lasciarsi indietro. Andiamo a vedere l'asso di spade. Abbiamo un 10 di bastoni, un 7 di coppe e un 7 di spade. È proprio una verità. Può essere una verità interna, ragazzi, vi ricordo che la carta degli amanti fa anche riferimento all'amor proprio e vi dico una verità interna perché qui abbiamo due carte di illusione, 7 di coppe e 7 di spade. Fate attenzione a quello che si verbalizza, sia che siete voi sia che sia un'altra persona, e non rimanete troppo attaccati alle false promesse, a quello che qui il 4 di coppe dice non arrivare. 4 di coppe ha diverse interpretazioni in realtà, però molte volte è quell'offerta che non si vede arrivare, nel senso che qui si vorrebbe un'offerta e l'offerta non arriva. E se è qualcuno che vi ha messo in testa quest'offerta, questa idea, non rimanete troppo attaccati a quest'idea perché qui qualche cosa non è chiaro. Ed è per quello credo che ci sia l'eremita, come un invito a vedere le cose per vostro conto. Andiamo a vedere l'eremita. Abbiamo un 2 di pentacoli e un re di coppa al contrario. Allora, quello che noto è che abbiamo 2 2 e 2 re, ok? Potrebbero esserci due persone per qualcuno. Non è detto che necessariamente entrambe siano a livello romantico, uno potrebbe essere magari un padre, ipotesi che vi ha influenzato in un certo modo e l'altro potrebbe essere la persona di interesse. Però con il 2 di pentacoli è come se si stesse cercando di mantenere in ballo più cose. Vi ricordo che è anche una carta karmica il 2 di pentacoli. Parla di cicli che si ripetono, quindi attenzione a non infilarvi in situazioni ambigue, difficili da gestire. Andiamo a vedere questo 2 di spade perché ce l'avete qui e ce l'avete qui, Re di spade al contrario e 4 di spade. Il 4 di spade è una carta di guarigione, è una carta anche di una persona che sa che non sta bene dov'è, nella situazione dov'è,
ma considerato che non sa come cambiare, preferisce star lì anche perché ormai la sa gestire. C'è un re di spade al contrario, ragazzi, qui manca proprio la chiarezza mentale, eh? E in effetti avendo anche due volte il due di spade che è rappresentato comunque come con una figura, diciamo, che è bendata, qui c'è qualche cosa che viene nascosto, c'è qualcosa che non vedete. O fa riferimento a delle illusioni che vi siete fatti voi, delle idee che vi siete fatti voi su qualcuno, oppure proprio qualche cosa che vi stanno tenendo nascosto. Andiamo a vedere la giustizia, perché quando c'è la giustizia si parla di giustizia divina, si parla di qualche cosa che viene regolarizzato, si parla di fare le cose giuste. Ecco, abbiamo un papa e un 3 di bastoni al contrario. Allora, sono due carte di contratto. Mm? Può fortemente esserci un accordo a fine lettura, quindi diciamo verso metà gennaio. Ehm, il Papa parla anche di un riconoscimento, quindi può essere che quel tipo di offerta e di proposta che vi aspettavate a inizio periodo arrivi alla fine del periodo. Ehm, sì, è un po' come arrivare a regolarizzare le cose, a mettere in ordine le cose per prepararsi all'espansione. Diciamo che adesso l'espansione non c'è proprio ancora tanto perché è ancora girata al contrario. Però comunque c'è un regolarizzare, c'è un portare alla luce, c'è anche qualche cosa che riguarda dei riti, delle cerimonie. Per qualcuno, ragazzi, può essere il matrimonio, questa può essere la proposta di matrimonio che voi vi aspettate e non arriva. Magari si sta già iniziando a vedere per una casa, per creare qualche cosa insieme, ma in realtà un reale passo in avanti fino adesso non si è fatto. E quindi qui ci sia un attimo di dubbio nel dire ma cosa si fa, però poi arriva in qualche modo. Non è detto che sia necessariamente un contratto scritto, anche se fortemente sì, però può anche essere semplicemente il fatto che si parli, che si comunichi, si inizi ad aprire questo tipo di porta e che ci si avvii al ok, si potrebbe fare così, ok, potremmo fare così. Come il trovare un equilibrio che dia una regola, che dia una norma, un modo ciclico di andare avanti, perché la giustizia parla anche di giustizia divina e di destino. Qui abbiamo una carta karmica. Mm? Andiamo a vedere un oracolo, vediamo cosa vi dicono. Wow! Ragazzi, anelli di matrimonio, le fedi nuziali. Sì, per qualcuno, guardate, se così fosse, scrivetemelo nei commenti. Unioni, matrimoni, festeggiamenti, connessioni di anime, amore eterno, promesse che sono per sempre. Wow, avete una lettura divina, cari amici dei pesci. Andiamo a vedere ancora un oracolo degli angeli del cuore. L'unica cosa, diciamo, l'unico granello, perché poi è un granello un po' stonato è con questo 7 di spade, 7 di coppe. Qui bisogna essere più chiari, io credo, ed è per quello che c'è la giustizia. Bisogna delimitare un pochettino di più i confini, bisogna deresponsabilizzarsi di qualche cosa, non crearsi illusioni inerenti a cosa dovrei fare io, cosa si aspetta, cosa l'altro si aspetta che io faccia. So- Soldi e lavoro. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella tua vita sentimentale. E qui lo sento, ragazzi. Qui lo sento, perché questo è un 3 di denari, parla di investimenti e anche un re di denari. Guardate, non è escluso che comunque ci sia una persona che possa venirvi in aiuto da un punto di vista economico, perché comunque quando c'è un re di denari si parla sempre di una persona intorno a voi con un certo grado di maturità e generosità
che comunque è disposto ad aiutarvi. Non è detto che sia necessariamente un aiuto economico, spero di sì per voi, però può anche essere semplicemente una persona che vi dedica il suo tempo, che condivide con voi le sue conoscenze, le sue esperienze, i suoi consigli, insomma. Però ecco, guardate, anche se si trattasse di questioni lavorative, vi ricordo che la giustizia riguarda proprio i contratti, la regolarizzazione. Anche il Papa diciamo che sono più i contratti della tradizione, quindi come i matrimoni, le cose ritualistiche, il rituale del matrimonio, il rituale del battesimo, sono quelle cose lì, diciamo. E mentre la giustizia parla proprio di questioni burocratiche, quindi di leggi e di contratti appunto stipulati in tribunale o comunque dal notaio, quelle cose lì. Sì, i contratti si stipulano dal notaio, volevo dire le questioni legate ai tribunali. Ok, cari amici dei pesci, io spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti, potete mettere like se volete appoggiare il mio lavoro. Io vi auguro un inizio del 2023 e di gennaio splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!